Ciao a tutti e bentornati sui 7 segreti del caffè espresso, la nostra videoguida per personalizzare il nostro caffè espresso. Sono Angelo Napoli e vi ringrazio innanzitutto per i numerosi contatti, email, messaggi che stiamo ricevendo per le prime puntate, i primi 3 episodi che abbiamo pubblicato. Siete numerosi e quindi la cosa ci fa particolarmente piacere, quindi vi ringraziamo, anche se doveste essere voi a ringraziare noi per la quantità di informazioni che vi stiamo dando e che vi daremo ancora gratuitamente fino in fondo, fino alla fine di questa nostra collana di videoguida sul caffè espresso. Bene, l'argomento di oggi è l'assaggio del caffè. Si tratta di un argomento propedeutico a sviluppare le conoscenze che ci interessano. Conoscenze pratiche, conoscenze che ci aiuteranno a apportare al nostro espresso o a tutto ciò che serve per realizzarlo, per estrarlo, ci aiuteranno ad apportare quelle modificazioni indirizzate a seguire quello che noi vorremmo mettere in tazza. Quindi questo argomento propedeutico è l'assaggio del nostro caffè. È necessario che impariamo ad utilizzare una corretta terminologia per descrivere le sensazioni, ovvero le percezioni che avremo dalla nostra tazzina di espresso, per poter avere un linguaggio comune che ci consenta di parlare con gli altri, ma anche con noi stessi, e per descrivere in maniera piuttosto precisa quello che stiamo osservando sulla nostra tazzina da un punto di vista sensoriale. Non approfondiremo ad un livello scientifico l'argomento enorme che è appunto l'analisi sensoriale, perché andremo fuori dai nostri obiettivi e dagli schemi che ci stanno dando numerose soddisfazioni nella nostra videoguida, ma comunque avremo delle basi che ci consentiranno di esprimere un giudizio obiettivo e chiaro sul nostro caffè espresso. L'assaggio parte innanzitutto dalla comprensione di un fenomeno, cioè che per ogni senso che noi andremo ad utilizzare avremo una percezione di un risultato sulla nostra mente. Perciò il primo senso che andremo ad utilizzare nell'analisi del nostro caffè espresso sarà la vista. La vista ci servirà per analizzare una delle caratteristiche più importanti del caffè espresso, che lo contraddistingue da qualsiasi altra bevanda a base di caffè: la crema. Quindi i parametri che andremo a giudicare attraverso la vista saranno innanzitutto il colore, ma anche la tessitura, ovvero la forma delle bolle che costituiranno la nostra crema, anche la persistenza e la quantità della stessa, quindi della crema. Perciò primo senso è la vista, con la percezione di colore, tessitura e quantità. Secondo senso che andremo ad utilizzare per esprimere un giudizio completo sulla nostra tazzina di caffè espresso sarà l'olfatto. L'olfatto per via diretta. Per via diretta lo distinguiamo da quello per via indiretta, in quanto attraverso l'olfatto, per la via nasale diretta, andremo ad analizzare il profumo, cioè le sostanze volatili che dalla tazzina calda evaporano e vanno ad intercettare le mucose nasali. Aroma. È una parola che spesso viene confusa con gusto, ma che è necessario che distinguiamo abbastanza bene. Ed è importante che a questo punto andiamo a distinguere, a parlare di una cosa che rappresenta una frontiera molto importante, ma è anche la base per l'analisi dell'aroma del caffè, che è il cosiddetto albero degli aromi. Le famiglie degli aromi che potremo avere sono fiori e frutta fresca, tostato, cioccolato, ancora frutta secca, speziato, e si tratta di tutte quante sensazioni, ovvero aromi positivi e sicuramente ricercati in un caffè. Dall'altra parte avremo ancora quindi degli aromi che potremmo inquadrare come negativi, e quindi vegetale, biologico, empiromatico e addirittura chimico. Andiamo a descrivere meglio questo argomento, e cioè
memoria che ci consente, la memoria delle nostre esperienze di vita, che ci consente di attribuire una certa denominazione alle sensazioni che proviamo durante la degustazione. Potreste sentirmi parlare di un caffè che ha dei sentori di agrumi o anche di cioccolato oppure di pepe. Non lo faremo perché cercheremo di rimanere in una maniera molto più concreta, ma questo non significherà che ci sia del pepe o che è un caffè che è stato vicino ad una pianta di pepe o ancora di agrumi. No, ma semplicemente perché l'unico modo, non ce n'è un altro, per poter descrivere una sensazione così complessa come il profumo o l'aroma è quello di paragonare la sensazione che proviamo a qualcosa di ben noto, di ben conosciuto, vissuto nella nostra esperienza di vita. Perfetto. I sapori che potremo individuare nell'ambito dell'assaggio di una tazzina di caffè espresso saranno soltanto 4, e quindi l'amaro, il dolce, l'acido e il salato. Sono 4 sapori a cui se ne potrebbe aggiungere un quinto chiamato umami, che è stato introdotto soltanto nei primi anni del Novecento e ultimamente negli ultimi anni viene sdoganato ancora come il quinto sapore fondamentale. Tuttavia le parole sono ben note e quindi ripetiamo: amaro, che è molto presente nel caffè, quasi sempre copre gli altri a livello di importanza. L'acido, 2 parole sull'acido molto importante da definire. Spesso sento dai nostri amici, dalle persone con cui ci interfacciamo durante il nostro lavoro, utilizzare la parola acido per descrivere una sensazione negativa. La parola acido non va mai confusa con quella di astringente. Acido è quasi sempre una sensazione che si è ricercata all'interno, nell'ambito di un caffè di qualità. Non è detto che sia nel tuo caffè ricercata, ma è sicuramente una sensazione positiva. Ed è ben diversa, quindi l'acido è una sensazione che ci va a stimolare la parte centrale della lingua ed il palato, ed è quasi sempre riconducibile alle sensazioni che proviamo quando, per esempio, gustiamo della frutta. L'astringente è ben diverso e ne andremo a parlare quando parleremo invece dell'ultimo senso che andiamo ad utilizzare, cioè il tatto. Quindi rimaniamo sui sapori. Abbiamo detto l'acido, quindi una sensazione senz'altro positiva che quasi sempre si accompagna al dolce, e ancora abbiamo il dolce, quella sensazione che tutti conosciamo e che ci ricorda lo zucchero, che ci ricorda quindi il saccarosio, che ci ricorda quasi sempre delle cose buone che hanno il più delle volte una funzione anche edonistica nella nostra vita, ci fanno star meglio. Ancora abbiamo quindi abbiamo detto amaro, acido, dolce, il salato. Il salato è una sensazione che, se la dovessimo trovare nell'assaggio di un caffè, c'è un problema di contaminazione da parte della materia prima durante il viaggio dell'importazione del caffè, o per esempio una contaminazione della macchina del caffè per l'acqua che è stata durante la rigenerazione delle resine dell'addolcitore. Quindi è una sensazione che, a meno che non si tratti di una leggera sapidità propria peraltro di alcuni caffè centroamericani, di una leggera sapidità, il salato sicuramente rappresenta un problema all'interno del caffè. E siamo arrivati così all'ultimo dei sensi che utilizziamo per l'analisi della nostra tazzina di caffè espresso, cioè il tatto. La percezione di cui ci occupiamo è il corpo, sono il corpo, la stringenza e la temperatura. Sulla temperatura c'è ben poco da dire, sulla stringenza e sul corpo invece no. Il corpo è quella sensazione di più o meno pienezza o densità o viscosità in bocca che andremo a sentire e che sarà la differenza importante tra un caffè tostato in un modo, tostato in un altro, tra un caffè naturale ed un caffè lavato, ma anche tra una monorigine ed un'altra. Quindi è un argomento estremamente pratico. Comprendere che la parola corpo può fare molta differenza sulla nostra tazzina, e come farlo è uno proprio dei nostri scopi. Definiamo ancora la stringenza. La stringenza è quella sensazione negativa che proviamo quando, per esempio, mangiamo un frutto
particolarmente acerbo, allappante, anche se è una cosa diversa allappante, ma comunque quella sensazione di rugosità e di ruvidità sia sul palato che sulla lingua che ci lascia la bocca appiccicosa, quindi ben diversa, come stavamo dicendo prima, ben diversa dall'acido, che è una sensazione particolarmente piacevole se equilibrata, quindi se non troppo accentuata. Ok, brevissimo riepilogo di quello di cui ci siamo occupati oggi è l'analisi sensoriale della nostra tazzina di caffè espresso. Quindi i sensi che andremo a utilizzare sono la vista per andare a descrivere la nostra crema, olfatto per via nasale diretta il profumo, olfatto per via nasale indiretta l'aroma, il gusto per il sapore, il tatto per le sensazioni tattili, corpo e astringenza e temperatura. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!